Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andremo a girare un video che parla solo e esclusivamente di quello che può essere considerato a pieno diritto il principe dei nostri balconi. Stiamo parlando del geranio. Qui vedete una pianta che ha superato l'inverno ed è pronta per essere messa là sul balcone dove tutti noi vogliamo avere, soprattutto se è possibile, delle belle fioriture. Quindi sarà un video che cercherà di andare a dare qualche buon consiglio sulle fioriture, soprattutto su come ottenere queste generose fioriture, ma soprattutto anche per fargli fare il giro dell'anno, io dico. Perciò, per andare a conservarlo, come in questo caso, questo è un geranio che ormai ha parecchi anni, andiamo a vedere proprio come poter far sì che questa pianta abbia lunga vita. Bene, allora, parlando del geranio, oggi divideremo questo video in 4 parti. In una prima parte parleremo delle varietà, parleremo poi delle fioriture, delle bagnature e poi parleremo per ultimo anche del ritiro della potatura e poi anche del rimettere all'esterno il nostro geranio una volta che ha passato l'inverno. Bene, allora questa non è la stagione migliore per il geranio, si stanno risvegliando, come vedete adesso comincia a mettere le prime foglie, siamo agli inizi di marzo, quindi siamo ancora indietro con la stagione. Ma parlando di varietà, sicuramente ci sono i classici gerani chiamati zonali, zonali proprio perché la foglia, che è una foglia molto, diciamo, grossa e tonda, è più scura nella parte centrale, da lì proprio il nome, appunto, zonali. Le tinte dei fiori vanno dal bianco al rosa, al lilla, al rosso acceso, insomma qui veramente si spazia in un'ampia gamma di colori. Sono sicuramente fra i gerani più facili da coltivare, vogliono il sole pieno e quindi attenzione dove andiamo a metterli. Un'altra varietà di geranio è quella imperiale. L'imperiale viene visto, a differenza dello zonale, viene visto come più delicato, ma non è assolutamente vero, perché anche il geranio imperiale non vuole molte cure. Bisogna però fare attenzione a non metterlo in piena sole come gli altri tipi di gerani. Qui si predilige la mezz'ombra, perciò attenzione all'imperiale dove andiamo a metterlo, perché soffrirebbe, o meglio non darebbe delle fioriture generose. Infatti il geranio imperiale smette di fiorire soprattutto quando arriva la stagione molto calda. Lì si ferma per poi riniziare quando calano le temperature. Ecco che se noi lo mettiamo in una zona di penombra sicuramente lo aiutiamo. Il fiore è sicuramente più raffinato, in genere è bicolore, quindi abbiamo queste striature anche nei fiori, e anche qui la gamma va dal bianco al rosa tenue, al rosa acceso, al fucsia, al rosso. L'ultima varietà di cui voglio parlarvi è quella chiamata adedera, o più conosciuta anche come parigino. Ecco, questo è quello che noi siamo abituati a vedere soprattutto sui balconi di montagna, ha un portamento a ricadere, quindi si presta molto per i balconi dove noi vogliamo andare a nascondere le ringhiere o comunque a fare ricadere queste grosse macchie di colore. Ecco che si va a utilizzare il parigino, e lo si utilizza soprattutto in vaschette rettangolari come può essere questa, o anche più lunghe, a differenza invece dell'imperiale che si predilige invece un vaso tondo. Queste non sono delle regole ferree a cui bisogna tenersi, però di solito sono delle usanze che si hanno, diciamo così, su queste varietà di gerani. Il fiore può essere semplice o doppio, e di solito le varietà di geranio parigine hanno la particolarità di avere questi colori molto accesi, molto sgargianti, quindi colori molto vivi. Sono molto più duraturi e abbondanti rispetto agli altri, quindi se vogliamo una fioritura più lunga e abbondante, vogliamo questa bella macchia di colore fuori di casa, appunto su un balcone, sicuramente il parigino è la scelta più giusta.
Parliamo adesso delle fioriture, quindi se la domanda è perché il mio geranio non fiorisce, la prima risposta può essere: li concimi abbastanza i tuoi gerani? Quindi c'è una buona concimazione del tuo geranio? Quindi attenzione se si concima a sufficienza, perché il geranio comunque mangia parecchio. Si può utilizzare un ottimo concime naturale per il geranio, può essere quello del fondo del caffè. Tra l'altro nel nostro canale trovate anche un video proprio dedicato a questo concime naturale. Bisogna spargerlo intorno alla pianta, bisogna sgranarlo bene, perché sennò il fondo del caffè non rilascia le sue sostanze benefiche per le nostre piante. Se non vogliamo utilizzare i fondi del caffè ma vogliamo un concime specifico, si consiglia un concime 4-6-6, vuol dire 4 parti di azoto, 6 di fosforo e 6 di potassio. Allora l'azoto serve soprattutto per l'apparato radicale, il fosforo per dare vigoria alla pianta e il potassio serve appunto per le fioriture. Quindi è un po' meno carico di azoto, che è quello che serve appunto per l'apparato radicale, ma è più ricco appunto di potassio, che serve proprio per dare una bella fioritura ai nostri gerani. Secondo motivo per cui si hanno delle fioriture poco generose: la poca luce, o meglio non prendono abbastanza sole. A parte quelli imperiali che vogliono una mezz'ombra, tutti gli altri tipi di gerani invece adorano il sole. Quindi attenzione, facciamoci la domanda se ricevono abbastanza ore di luce. Tante volte si va a pensare, proprio perché in montagna vediamo queste cascate di gerani, questi gerani che sembrano dopati perché sono talmente generosi, pensiamo che sia dovuto al fatto che appunto prendono poco sole, che prendono molto fresco, e quindi associamo il geranio di montagna molto bello all'ombra. In realtà il geranio anche lì vuole molta luce, sono molto belli, sono molto generosi perché vi è una grande escursione termica fra il giorno e la notte, quindi il geranio di notte ha questo fresco, il fresco tipico che noi troviamo in montagna, che fa molto bene alla pianta, ma il sole lo vuole tutto. Quindi consiglio numero 2, attenzione, controlliamo la posizione. Consiglio numero 3 è quello di andare a togliere tutte le parti secche della nostra pianta. Quindi quando noi troviamo il fiore andiamo a toglierlo, e soprattutto quando troviamo delle parti secche, come ci possono essere in questo momento in questa pianta, andiamo a toglierle. Come? Allora, innanzitutto andiamo a versare un poco di candeggina in una vaschetta, dove andremo a disinfettare una cesoia ben affilata. Quindi le lame vanno sempre comunque disinfettate. Perché? Perché quando noi andiamo a tagliare una pianta non facciamo altro che andare a incidere questa pianta, e la sottoponiamo sicuramente più soggetta a quelle che possono essere gli attacchi parassitari di malattie fungine. Quindi quando noi andiamo a tagliare, prima cosa disinfettiamo il nostro forbice, che potrebbe portare da un'altra potatura che magari abbiamo fatto in un'altra pianta dei funghi e dei parassiti. Quindi disinfettiamo bene appunto le lame della nostra cesoia. Una volta disinfettate andiamo a tagliare via tutte le parti secche. Le parti secche vanno proprio asportate, tagliate via. Quando troviamo dei rami che vogliamo tagliare, come in questo caso può essere questi rami perché sono appunto giovani, non andiamo a tagliarli proprio attaccati al fusto, perché potremmo andare a graffiare, appunto a dare la possibilità a delle malattie fungine di attaccare. Andiamo a tagliarli, facciamo un esempio in questo caso, a circa mezzo centimetro. Vedete? Lasciamo un mezzo centimetro, non tagliamolo proprio vicino al fusto. Questo è un buon consiglio, quindi andare a togliere tutte le parti secche, e quando troviamo, eccole qua, parti secche vanno tolte perché non servono a nulla, e soprattutto durante la stagione dobbiamo continuare a togliere i fiori quando
la pianta ha fatto i suoi fiori, i fiori vanno tolti. Anche lì si possono togliere semplicemente con le mani oppure con l'utilizzo di una cesoia ben affilata. Questo potrebbe essere un altro motivo per cui la nostra pianta ha poche fioriture o addirittura non fiorisce del tutto. Ultimo motivo è quello che forse non avete rinvasato il vostro geranio, sto parlando di gerani che hanno più anni, non avete cambiato la terra, quindi questo potrebbe aver generato appunto un'insufficienza nella pianta che ha portato alla non fioritura. Si consiglia l'utilizzo della cenere. La cenere aumenta il pH del terreno. Attenzione, cenere ricavata da un camino dove abbiamo bruciato della legna naturale, non legna verniciata, cioè sottolineo questo perché sembra scontato, però la legna deve essere legna naturale. A questo punto non si fa altro che prendere un innaffiatoio, in questo caso io qui ho messo circa 5 litri d'acqua, e prendiamo un cucchiaio da cucina e andiamo a versare in 5 litri d'acqua, versiamo più o meno un 3 cucchiai abbondanti di cenere. Si mescola, prendete un qualcosa per mescolare, la lasciamo decantare un attimino, dopodiché si può bagnare con quest'acqua. Quest'acqua, come detto, va ad alzare il pH del terreno e quindi questo porta ad un terreno diciamo così meno acido, che fa sicuramente bene al geranio. Questo procedimento è da sconsigliare, mica che qualcuno gli viene in mente di utilizzarlo per dire con le ortensie piuttosto che le gardenie piuttosto che le azalee. Lì otterremmo esattamente l'effetto opposto, perché in quel caso alzando il pH togliamo la fioritura a queste piante che vengono dette appunto acidofile. Bene, parliamo adesso delle annaffiature. Le annaffiature sono molto importanti per il geranio. Il geranio beve molto, ma soffre, come tutte le piante, del ristagno idrico. Quindi consiglio che vi do: assolutamente non mettete mai sotto la vaschetta il sottovaso. Se avete il problema che gocciola sotto al vicino, a questo punto o spostate la vaschetta o comprate un tipo di vaschetta che fa sì che rimanga rialzato il vaso rispetto al sottovaso. Questo è fondamentale perché il ristagno idrico è la causa numero 1 della morte della stragrande maggioranza delle piante. Bisogna bagnare quando il nostro terriccio è diventato praticamente asciutto, quindi bisogna dare al tempo alla pianta di bere. Quindi le bagnature, a secondo della stagione, a secondo di dove viviamo e a secondo di che clima sta facendo in questo particolare momento, dovremo seguire perciò la pianta. Non c'è una regola, non c'è una volta ogni 2 giorni, una volta ogni 3 giorni, bisogna guardare anche le condizioni meteo. La pianta, il terriccio ha assorbito tutta la nostra acqua, è diventato asciutto, bene, dobbiamo dare ancora acqua al nostro geranio. Questo è fondamentale. Quindi in sintesi è un bere a sorsi, non continuo, quindi bisogna continuare anche più volte, magari durante una giornata molto calda estiva, a bagnare, piuttosto che bagnare tantissimo ogni 2 o 3 giorni. Questo è il consiglio. Altra cosa molto importante che viene comunque consigliata è quella di non andare a bagnare il fogliame. Andiamo a bagnare intorno al fusto, che così l'acqua penetra e va ad alimentare le radici, ma evitiamo di bagnare le foglie, soprattutto anche qui nei mesi caldi. Ultima cosa riguardante le annaffiature: attenzione alle primavere che tardano a partire, quindi quando la temperatura cala improvvisamente, oppure quando cominciano ad arrivare i primi freschi, i primi freddi, magari di un ottobre dove anticipa un attimino il freddo. Ecco, lì il consiglio è quello di non bagnare mai verso sera, perché l'acqua potrebbe appunto addirittura gelare e rovinare le radici, l'apparato radicale, ma andiamo a bagnare la mattina. Quindi andiamo a bagnare la mattina, soprattutto in primavera, all'inizio della primavera, e quando inizia l'autunno si bagna la mattina anziché gli altri orari della giornata. Durante l'inverno, quando noi andiamo a ritirare la nostra pianta, andiamo a bagnare nelle giornate più miti, poco, saltuariamente. Anche lì basta la prova del dito: quando sentiamo che proprio la terra è secca, andiamo a dare un po' d'acqua, ma d'inverno veramente le bagnature sono molto molto rade.
Parliamo per ultimo del ritiro del geranio per dare la possibilità a questa bellissima pianta di fare più annate, quindi di diventare, io dico, una semi perenne, ma ci sono gerani che in terra vivono decine di anni, quindi se noi trattiamo bene la nostra pianta, se la coltiviamo nella maniera giusta, anche questi gerani in vaso, io questo è un geranio che penso che questo è un geranio che avrà almeno 4-5 anni. Tutti gli anni cosa faccio? E qui trovate anche un video specifico nel nostro portale dove parla proprio del ritiro del geranio in inverno. Comunque, in sintesi, non si fa altro che andare a fare una potatura, a togliere anche lì, a pulire la pianta, a ripulirla di tutto ciò che è secco, andiamo ad accorciare la parte aerea, quindi andiamo ad abbassare. Se noi abbiamo un ramo, per dire, che è di 30 cm, tanto per dare un'idea, possiamo arrivare a tagliare anche 15 cm fino a un 50%, cioè portiamo la pianta, ecco qui la vedete come l'ho portata l'anno scorso perché deve cominciare ancora a vegetare, la si porta in una dimensione molto più contenuta, si toglie tutto il secco e la si ritira. Se vivete in zone come potrebbe essere Roma, tanto per dire, dove le temperature raramente scendono sotto lo zero, anche senza ritirarlo basterebbe, Roma, io dico Roma per dire anche un Firenze, insomma il centro Italia, basterebbe anche un poco di tessuto non tessuto, anche senza ritirarlo, questo è sufficiente. Se vivete al nord come il sottoscritto, dove ci sono giornate che la temperatura precipita anche tante volte anche a -10, è inutile dire che il geranio muore, quindi è fondamentale ritirarlo per tempo, non aspettate magari per godervi le ultime fioriture, perché tante volte ce lo perdiamo via così il geranio, perché ha ancora delle timide fioriture, sono ancora belli i fiori, poi arriva la gelata repentina e questa pianta muore. Quindi piuttosto si pota, e si pota anche qualche fiore, lo si ritira. Al nord io dico può essere il fine ottobre, l'inizio di novembre, io quest'anno li ho ritirati dopo il 15 di novembre perché non ha fatto particolarmente freddo. Una volta ritirati li mettiamo in una zona dove comunque vi è della luce, non troppa, ok? Va bene un garage, va bene una veranda, non troppa la luce perché sennò la pianta continua, come vedete, cerca anche durante l'inverno, cerca di fare queste foglie sterili che non servono a nulla e impoveriscono la pianta. Quindi andiamo a mettere in questa zona, l'importante è che la temperatura non scenda mai sotto i 6-7 gradi, questo è il consiglio che vi do. Se scende anche per una giornata a 2-3 gradi non succede nulla, ma mai tenere questa pianta sotto lo zero. Quando arriva l'inizio della primavera, poco prima, come adesso siamo all'inizio di marzo, non si fa altro che ripulire ulteriormente la pianta di tutto ciò che è seccato anche durante l'inverno, la si rinvasa, quindi io adesso andrò a togliere questa pianta, la toglierò da questo vaso, toglierò la terra e metterò un terriccio nuovo, la riposiziono e la si porta all'esterno. Si tagliano queste foglie, che tanto, ripeto, sono sterili e vanno in breve verranno sostituite, ok? Quindi gli si dà una regolata e la si rimette fuori. In questo caso questa pianta è già abbastanza, il tagli, se dobbiamo fare dei tagli, si vanno a fare dei tagli sempre comunque in obliquo, così almeno anche l'acqua quando piove scorre via, un taglio secco, e si va a togliere la parte secca della pianta, come in questo caso vedete questo è un ramo secco, lo si va a togliere. Consiglio è quello proprio di ripulire il tutto, vedete qui ecco, tante volte saltano via anche senza neanche tagliarli perché sono completamente secchi. Ecco una cosa sui vasi, per il zonale e l'imperiale viene consigliato più un vaso tondo, mentre per i parigini si prediligono le classiche cassette, come può essere questa, una cassetta da 2 posti, o anche quelle da 3, che sono quelle che si usano sui balconi appunto per farle ricadere. Tutto qui, io spero come sempre di esservi stato utile, di avervi dato qualche buon consiglio. In calce a questo video fatemi sapere com'è andata con i gerani questa stagione, se i nostri consigli hanno portato qualche buon risultato, soprattutto nelle fioriture, insomma, e mandateci magari anche qualche bella foto che rimarrà in calce a questo video. Io vi invito a spolliciare come sempre e soprattutto ad iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!